Prova. Ragazzi, ci ho messo credo un'ora per fare questo nuovo setting, quindi iniziamo. Anche se la vita mi sta venendo contro, sono completamente tappata, mi è venuto il ciclone durante il Gegen di venerdì, ho preso free 4 giorni per andare a sfasciarmi, sono sfasciata senza andare a ballare. E questa è la vita! Sigla, ragazzi! No, raga, tranquilli, era solo un pochino. Allora, raga, prova, questa la documento. Proviamo un nuovo format, Gioia Tecno inviata speciale. Allora, dopo una serie di accurate consulenze con i miei tecno amici, abbiamo deciso che io faccio la tecno inviata e vado a vedere com'è il Zoilet giovedì, anche perché abbiamo detto che è basilare, secondo noi, che io documenti il primo all night long al giovedì del Zoile. Quindi il Berghain è chiuso, è aperto solo il Zoile. Ricordiamo che il Zoile è da pochi anni che esiste. Stasera c'è il nostro adorato Shami che fa il face to face con il suo socio OPH Music, e quindi farò un Cenerentola tour per voi, ragazzi, perché così ho un ottimo contenuto anche da fare, mi sembra cosa buona, giusta. Sto arrivando dal retro del Berghain e arrivo dal lavoro, ho fatto una giornata anche bella impegnativa, c'ho un fracco di roba da fare, Cristo Dio, e niente, abbiamo deciso che vado. Però Cenerentola, raga, Cenerentola tour, quindi poche ore, vado solo a capire com'è, quindi dai, vi faccio vedere il retro del Berghain. Dai, andiamo! Avete preparato il porro? Io l'ho preparato con voi, ragazzi. Siete pronti? Io direi di sì. Set live, così non mi bloccano il video. Ready? Questo è sponsorizzato da Stone Techno Festival, Lady Starlight, completamente con le macchine, quindi non mi rompono le palle per i diritti delle tracce. Porro pronto? Direi che possiamo iniziare. Allora, ragazzi, benvenuti o bentornati. Il porro è pronto, però vorrei inserire anche nei miei video un bel fumate responsabilmente, ragazzi. Vorrei anche fare qualche video a riguardo di che cosa fa il porro dentro di noi. Anyway, non è questo il video. Iniziamo già col porro e le attività psicotrope, le THC, che io volutamente voglio avere con voi oggi. Devo assolutamente dare un'informazione molto importante. Controllando il KPI del mio canale YouTube, sto vedendo che c'è un 40% di persone che guarda i miei video ma non è iscritto. Quindi fate una cosa bellissima, per voi è gratis e non cambia nulla, per me dà più sostegno e modo di lavorare per voi. Quindi you better subscribe. Per questo video ho fatto delle riprese in campo, ebbene sì, ovviamente non dentro, perché dovreste andare a vedere il mio video sulla policy no foto. Il Zoile è una sala aperta da pochi anni. La prima volta che io andai al Berghain, dove adesso c'è la Zoile, praticamente c'era il bar dalla parte opposta e dei divanetti recuperati, credo, se non erro, mi avevano detto recuperati da delle vasche biologiche di cemento, tagliate a metà e fatti divanetti, sempre ingegnosi. Zoile deriva dal nome tedesco colonna, perché ci sono un sacco di colonne dentro. La Zoile si trova esattamente dopo il guardaroba, sulla sinistra, viene chiusa anche prima della chiusura normale del Berghain, quindi ci sono delle vetrate molto, molto belle, molto industrial, nere, metalliche, insomma la struttura è metallica ovviamente, e poi ci sono i vetri. Si chiude tutto
e quindi hanno ricreato anche un possibile piano terra come opportunità di intrattenimento solo ed esclusivamente della Zoile. Ok? Ci siamo finora? Porca di una puttana, ragazzi. Non sono mai stata alla Zoile perché è sempre Berghain, però ho deciso anche in virtù di creare questi content per il mio canale, e quando ho deciso di andare ovviamente per un evento abbastanza importante, perché era la prima all night long di Shami e OPH Music. Loro due sono soci, io li adoro, quindi all night long, settaggio completamente diverso. Normalmente il DJ booth lo trovate in fondo alla sala, a destra trovate il bar, a sinistra trovate due bagni, il Flinta, toilet e uno normale. Sopra la Zoile hanno creato un soppalco, sì, si può camminare, si può vedere dall'alto la sala, c'è anche una simpatica poltrona in pelle con le catene per chi ha dei momenti un pochino incontenibili d'amore. No raga, tranquilli, era solo un pochino, non ce n'è molta, siamo già nelle barriere metalliche, quindi vediamo chi c'è. Ah, quelli della domenica, sono quelli della Club Nacht, sempre quelli della Club Nacht. Allora raga, è stato fantastico perché io non volevo andare ovviamente, poi mi arriva un invito, Gioia, ci facciamo una canna alla Zoile? Porca troia, ovvio. Allora, apre dalle 10 di sera alle 5 di mattina, è giovedì. Andiamoci piano, giustamente. Allora, quella sera non c'era molta fila, seppur io sono arrivata dal giardino, diciamo dalla direzione di Warschauer, io sono arrivata da lì. Porca di una puttana, ragazzi, questa è una fila lunga, mannaggia, vediamo come andremo a finire. Quindi ho visto subito che c'era già gente nella serpentina metallica, oh mio Dio, e io pensavo che fosse aperta la porta del Zoile, invece quella normale. Inizialmente pensavo che ci fosse la porta della Zoile aperta per farci entrare direttamente dalla Zoile, invece no. Perché parliamo del settaggio dell'entrata? Certo, perché non ve ne ho parlato. Allora, l'entrata è dall'entrata principale, però non c'è l'area del body checker operativa, perché c'era lui, lei, loro sempre. C'erano loro vicino alla porta con uno sgabello, quello del bar, dove faceva il check. Io arrivavo direttamente dalla giornata che ho avuto di lavoro, quindi avevo fatto anche una piccola spesa, come sempre. E purtroppo lui, lei, loro mi hanno trattenuto i bug, come si chiamano? Quei panini tondi col buco in mezzo che in teoria li taglia a metà e li farcisci a tuo piacimento. Poi avevo dei dolcetti con la cannella e avevo dei grissini col chese, col formaggio. No, loro si sono trattenuti. Ho scoperto che si chiama Mimi da Miriam. La Mimi si è trattenuta i panini. E come sempre loro dicono: quando esci te li puoi venire a prendere. Cioè, si sono trattenuti i panini, ma io sto male, raga. E voi siete malati per quel posto, vabbè. Mi fa troppo ridere. Anyway, torniamo a noi. Allora, abbiamo detto che il body checker non c'è. Il body check si fa sopra lo sgabello del bar, lì in entrata, molto veloce. Il body checker è chiuso da una tavola di legno, dove lì c'è il POS, che solo l'entrata la potete pagare anche con la carta. Poi dentro è solo cash, ma fidatevi. È meglio così. Il guardaroba è lo stesso, è aperto tutto il piano sotto, anche dove c'è la statua, sotto le scale. E poi è aperto la Zoila, è aperto un bagno solo, il Flinta non è aperto, è aperto quello normale. E lì io aprirei tutti e due, però ok. E poi sono entrata nella Zoila e lì ho trovato una piattaforma creata solo per loro, in face to face. Cosa vuol dire quando si suona face to face?
vuol dire che i due DJ non fanno il B2B ma sono uno di fronte all'altro, ok? Andiamo avanti. Insomma, c'era questa pedana rialzata, loro due erano sopra, hanno messo dei cartelli ai lati con scritto non appoggiare i drink perché magari è un po' pericoloso per i macchinari, e tutti attorno. Quindi non c'era la crowd unidirezionale, ma era tutto attorno. Però ragazzi, vi posso dire una cosa, è stato molto intimo, molto piccolo, poca gente giusta, ed è stato un attimo come tornare a Berlino prima che ci fosse tutto questo hype della techno e dei club berlinesi. Vi consiglio di andare anche perché inizia alle 22. Io ho fatto un Cenerentola Tour. Sapete che cos'è un Cenerentola Tour? Faremo un video sul Cenerentola Tour molto velocemente, mai da soli perché a una certa bisogna andarsene, e chi è closing animals come me non ce la fa da solo, ho già provato, è da mesi che proviamo. Trovare un compagno di Cenerentola Tour non closing animals come te, che ti devi trattenere da non fare il closing perché bisogna essere responsabili, e poche ore. Poi il Cenerentola Tour prevede che quando tu senti che il tuo corpo, la tua mente, il tuo spirito sarebbe pronto per fare la festa, è proprio in quel momento lì che bisogna andarsene. Il ragazzo mi ha invitato alle sitte, io volevo andare a casa, ho chiesto al mio compagno di Cenerentola Tour di essere presente in digitale. Gli ho chiesto, ascolta, alle 2 mi chiami perché vado via, anzi chiamami prima così alle 2 esco. Fatto sta che raga è stata una serata bellissima, ma bellissima veramente. Le vibes erano completamente diverse dal club standard che si sta vivendo adesso a Berlino. Un po' sto soffrendo di questa cosa, devo essere sincera. Parlando con chi è qua da tantissimi anni, mi dicono che è presente questo ciclo dopo 5, 7, 8 anni. Purtroppo cambia il modo di fare club e io sono un pochino attaccata alla Berlino che ho conosciuto prima della pandemia, che non si potrebbe ripresentare. Però ragazzi, questo Zoile del giovedì io ve lo consiglio se volete vivervi il club come l'ho scoperto io. Il giovedì al Zoile, devo guardare qua, guys, il giovedì al Zoile è Berlino 8 anni fa, è una cosa fantastica. Io non volevo venire, ma per fortuna sono venuta e adesso finisce la Tecno Inviata. Ho fatto tutto l'esame del Cenerentola Tour e funziona, però devi essere molto forte. Sono andata, no guarda, mamma mia ragazzi, che cosa hanno fatto? Hanno creato un ambiente bellissimo. Torniamo alla performance musicale. C'erano solo loro due che suonavano, non c'erano altre performance di altro genere. Normalmente quando c'è un live alla Zoile, anche durante la Clubnacht, quindi la Clubnacht è il Berghain normale che parte a mezzanotte del sabato e chiude alle 8 di mattina del lunedì, senza extra, è così, punto. Io ho il naso chiuso. Madonna Dio. Berlino, ottobre, cioè il mese scorso c'è stato Ferragosto, Natale, Pasqua a livello di meteo, e per forza che siamo tutti ammalati. Quei due DJ hanno una empatia che è favolosa, non sono per niente egoisti nel fare il loro set. Un giorno vi spiegherò anche come vivere il set e analizzarlo, ma non è questo il video. Essendo giovedì, loro hanno percepito che la gente magari arriva diretta da lavoro, arriva da una cena, comunque sì, c'è un po' di frizzantezza dell'aspettativa del weekend, ma non è ancora weekend, anche perché weekend qua a Berlino, raga, a Berlino puoi andare a ballare tutte le sere, tutte, ok? Quindi andiamo con calma. Io mi sono vissuta all'opening, ok? Il mio amico è rimasto là fino a chiusura, gli ho detto guai a te se te ne vai.
ti prego fallo per me. E vi devo dire che hanno iniziato molto morbido, hanno iniziato addirittura con delle tracce, con del pianoforte, un pochino simpatiche, sempre techno. Wow, sono stati bravi. Poi, se siete arrivati fino a qua ragazzi e vi è piaciuto quello che vi ho raccontato finora, vi prego mettetemi il vostro parere qui sotto nei commentini, come dice Marco. Mettete un like e ditelo alla mamma, ditelo all'avvocato, ovvio. Sempre ritornando a parlare dell'entrata, non vi ho detto il costo, 14 euro. Sì. Qua c'è la prova. Insomma raga, questa è la mia esperienza alla Soile di giovedì, ve lo consiglio tantissimo. L'ho fatto per voi, spero che vi piaccia e spero che questo video vi sia stato utile, quindi sarà presente nella playlist video del Berghain e video content utili, contenuti utili. E direi che ora è arrivato il momento del closing ragazzi. Abbiamo due tipi di closing, perché io sono dei gemelli ma di maggio, quindi siamo in due. Il closing fluid recita: non aspettate che le persone cambino, perché non cambiano. That's it. Invece il closing fix, come sempre recita ragazzi. Aspettate ragazzi, oggi ve lo faccio qua, sono appena uscita dalla Soile e vi dico, e comunque siate i bouncer di voi stessi sempre. Madonna raga, ma è la miglior, devo fare una maglia. Cosa vuol dire questo? Analizziamolo. Mettete le boundaries. Non è colpa della gente, è colpa vostra. Che poi colpa è un termine brutto, non è colpa della gente, è responsabilità vostra. Voi non siete così, lo dovete fare per salvaguardia della vostra salute mentale.